Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di ottobre. Abbiamo il sole, amici del leone, la vostra carta. Quando c'è il sole si parla sempre di crescita, di prosperità, di protezione. Vi ricordo comunque che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere l'energia per questa seconda metà di ottobre. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di spade, un re di coppe, il diavolo, la regina di bastoni, un 10 di spade, un 2 di bastoni, un 6 di... abbassa, sono 7, ho finito, e un 6 di spade. Avete diverse spade, devo dire, sia all'inizio che alla fine della lettura, eh? Ragazzi, qui è come se ci fosse una scelta che avete dovuto affrontare. E questo fantastico re di coppe potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Se non avete nessuno, può essere qualcuno che entra nella seconda parte di ottobre, potrebbe essere una conoscenza nuova, e per qualcuno vi dico che fa riferimento a un padre. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. C'è da dire che c'è qualche tentazione con questo diavolo. Potrebbe anche essere una tentazione lussuriosa, diciamo così, soprattutto se per caso siete già in una relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal 2 di spade. Asso di coppe. Regina di spade e 8 di pentacoli. Potrebbe essere un amore nato sul posto di lavoro. Vi dico che è un amore perché c'è un bel asso di coppe, quindi è come se fosse una storia nata sul posto di lavoro, oppure è un qualche cosa che è nato lentamente. Non dico che sia necessariamente un amore, anche se qui abbiamo un asso di coppe, può anche essere un'amicizia per qualcuno. Andiamo a vedere questo re di coppe. Sacerdotessa e 6 di spade che avete già qui. Ma com'è la sensazione che abbiate l'intenzione di tapparvi gli occhi? Allora, il 6 di spade è una di quelle carte che vi dice che c'è qualche cosa da lasciare indietro. Normalmente quando c'è un 6 di spade sono pensieri limitanti, sono credenze che si sono imparate durante l'infanzia, ma che probabilmente non sono più in linea con voi. Però il fatto che ci sia la sacerdotessa al contrario mi dà da pensare che qualcuno, ma perché vedo già il diavolo, che qualcuno qui non voglia vedere qualcosa, faccia un po' orecchie da mercante. Ho anche la sensazione che qualcuno non seguirà l'intuizione. Andiamo a vedere il diavolo. Le recupero perché sono cadute. Abbiamo il giudizio e il 10 di spade. Ragazzi, qui è una tentazione bella forte, vi devo dire. Soprattutto se per caso è una persona già sposata o impegnata e la conoscete sul luogo di lavoro.
Ripeto, avete sia il giudizio che la sacerdotessa al contrario, come se non voleste vedere qualcosa. E tenete presente che quando c'è il diavolo si parla o di lussuria o di qualche tipo di tossicità, sentimenti ed emozioni represse come la rabbia, come l'invidia, tutto quello che è del basso astrale fa parte del diavolo. E qui è come se non si volesse chiudere un ciclo. La carta del giudizio è la carta della rinascita, ma qui si resta incastrati praticamente. Tenete presente anche che quando c'è il diavolo è una questione di ego. Cioè, qualcuno di voi può essersi magari incapponito e dire no, quella persona, io voglio quella persona lì. Ok? Quindi farò di tutto per ottenerlo, però c'è anche il libero arbitrio dell'altra persona, magari l'altra persona non interessa. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Ho detto magari all'altra persona non interessa, era per fare un esempio. Allora, interessante, regina di spade, re di spade e carro. Vi dirò che ho come la sensazione che dobbiate dirigere meglio le vostre energie, i vostri progetti, il vostro modo di parlare, il vostro modo di porvi nei confronti di questa persona. Ragazzi, se siete single, vi dico che sul posto di lavoro o attraverso, non lo so, magari per andare al lavoro vi fermate sempre al bar a fare colazione, quello anche fa parte, diciamo, del lavoro, perché se non doveste andare a lavorare magari non fareste quel tragitto, no? Quindi ho come la sensazione che potreste conoscere qualcuno di nuovo, una persona matura, anche più grande di voi, per qualcuno potrebbe essere una persona sposata, però ecco, c'è se appunto il fatto che questa persona sia già impegnata, non gioca a vostro favore, anche perché voi appunto state facendo un po' orecchie da mercante, come se, vabbè, non mi importa se è impegnato o impegnata. Io credo che sia più per la vostra voglia di flirtare. Poi magari c'è qualcuno che ha proprio voglia di avere fisicamente questa persona, di condividere del tempo con questa persona. Andiamo a vedere il 10 di spade, andiamo a vedere cosa dovete lasciare indietro, perché anche qui c'era. Papa. E 9 di spade. Sì, guardate, può anche essere che siate voi quelli sposati, o impegnati, o magari entrambe. Perché comunque c'è questo papa, ragazzi. Allora, qui si tratta di o lasciare indietro quello che è un accordo, un matrimonio, un ruolo, potrebbe anche essere un ruolo per qualcuno, e per qualcun altro invece, visto che abbiamo 9-10 di spade, è un po' come se fosse un invito a cercare un terapeuta, a cercare qualcuno che, se non è un terapeuta, può essere un mediatore. Se per esempio, non so, è una storia di lavoro, cioè è nata sul lavoro e siete in due reparti diversi, potrebbe esserci qualcuno che porta le missive, un mediatore, appunto. Ragazzi, il 10 di spade è una carta che vi dice che il periodo di sofferenza è terminato. Il 9 di spade è girato al contrario, quindi è come se tutti quei pensieri inerenti al passato, in un certo senso, ad un certo punto, se ne vanno fondamentalmente. Voglio andare a vedere il 2 di bastoni. Ok. 4 di bastoni e re di pentacoli. Allora ragazzi, la seconda parte della lettura devo dire che è molto meglio della prima parte, soprattutto perché qua abbiamo diavolo, giudizio al contrario, 10 di spade. C'è qualcosa qua che incastra, qualcosa che blocca, mentre qui abbiamo due carte di ufficializzazione, di contratti, di relazione stabile e c'è anche un bellissimo re di pentacoli, che è uno di quei personaggi appunto con una certa stabilità che può venirvi in aiuto, ha un certo tipo di ruolo, se per esempio fosse sempre quella storia sul lavoro potrebbe essere un capo. Andiamo a vedere 6 di spade al contrario. 8 di bastoni e regina di denari. Sì ragazzi, qua abbiamo re e regina di denari. Vi dico, potrebbe essere una coppia interessante la vostra. Nel caso non abbiate nessuno, vi dico che avete diverse figure nella lettura,
ma è secondo me soprattutto a fine mese che le cose diventano un po' più concrete. Anche se poi a metà mese magari potreste conoscere questa persona, è come se dovessero passare 15-20 giorni prima di riuscire ad arrivare a questa stabilità, a questa concretezza, mi viene da dire. Mm. Guardate, se ci fosse qualche tipo di trasferimento in mezzo, perché qui abbiamo 6 di spade e 6 di spade, è come se a un certo punto non doveste più effettuare questo trasferimento. C'è un 8 di bastoni, arriva una comunicazione, che normalmente sono comunicazioni molto positive, che portano cambi veloci, ma che vi portano anche ad essere questa regina di denari. È un po' come se vi dicessero occupatevi delle cose pratiche, delle cose materiali, perché ehm, diciamo quello è un po' il punto forte, se vogliamo, della situazione. È come se qualcuno qui, perché avete due coppie di figure. È come se c'è qualche cosa con gli spostamenti qui. O state organizzando un viaggio o state organizzando un incontro che, diciamo, nella terza settimana di ottobre diventa difficile realizzare, ma lo vedo poi sì nella quarta settimana di ottobre con questo 4 di bastoni. Allora, avete il giudizio, avete il diavolo, avete due coppie dello stesso seme, avete un 4 di bastoni. Vi dico che per qualcuno può essere una relazione di tipo karmico, ragazzi, soprattutto perché abbiamo il diavolo con sotto il giudizio. È come se con questa relazione doveste prendere atto, prendere coscienza, prendere consapevolezza di certe dinamiche comportamentali vostre e degli altri. E qui se è l'altro o l'altra che non prende una decisione per far avanzare la relazione, dovrete un po' prenderla voi. Andiamo a vedere con questi oracoli ancora una carta, un consiglio. Tenete presente che comunque la carta qua è il sole, quindi è come se tutto questo periodo vi servisse per creare chiarezza mentale. Guardate, ve lo metto qua vicino al giudizio, anche se era girato al contrario, adesso tanto la lettura l'ho finita, lo rigiro. Abbiamo la Fenice, che è una nuova fase, un rinnovamento, una trasformazione. Qui avete il 10 di, scusate, il 10 di spade qui, il 10 di spade qui, parla di crescita, di mente che cambia e lo rivediamo qua con la carta del sole. E la crescita è il sole fa crescere le piante. E poi, ecco, infatti, abbiamo il corridore all'interno di una relazione codipendente. Anche qui parla di ego, lo rivediamo, dov'è che era? Diavolo. E poi parla anche di una certa paura all'intimità, come se aveste paura a farvi scoprire, a rivelarvi per quello che realmente siete. Potrebbe anche esserci una sorta di paura, di rifiuto magari. Però sì, effettivamente anche la sacerdotessa è al contrario. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Vi dico, se siete single potreste conoscere anche più di una persona, soprattutto nel mondo del lavoro. Se siete in coppia potrebbe esserci una persona che vi solletica qualche fantasia in più. Stavo guardando se riuscivo a dirvi ancora qualcos'altro. Allora, la mia energia crea la mia realtà. Quello su cui io mi focalizzo manifesterò. Quindi se voi vi focalizzate su un problema, materializzerete quel tipo di problema. Ricordatevi che l'energia va dove noi focalizziamo l'attenzione. Se io continuo a pensare che romperò la macchina, prima o poi rompo la macchina. Succede al negativo, ma succede anche al positivo. Quindi se io continuo a pensare che prima o sì otterrò quel tipo di lavoro, prima o sì otterrò quel tipo di lavoro. Che chiaramente non basta fare solo i lavori di manifestazione,
bisogna anche tirarsi sulle maniche e fare delle azioni per ottenere il risultato che si vuole raggiungere. C'è un video che ho pubblicato in settimana, dove una delle opzioni di scelta è la lettura delle coppie. Dice, ho estratto delle carte delle meditazioni di Findorn e c'è una frase dove dice: la fede è vuota senza le opere. Quindi la fede va bene averla, ma poi bisogna operare, bisogna fare. Ora et labora si dice, no? Quindi ora, in questo caso sarebbe prega, ma comunque medita, focalizza l'energia e lavora, cioè poi fai qualcosa. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, comunque vi sia stata di ispirazione per capire come si muoveranno le energie nel prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di metafisica, spiego cos'è l'energia e come lavorare l'energia. È proprio questo, dove e come focalizzare l'energia per manifestare quello che voi volete, mentre il percorso individuale è un percorso singolo, basato cucito sulla persona, basato sulle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!